Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao, bentornati. Benvenuti in un nuovo video della 128 RC. Oggi video Super. diciamo atteso ancora, sempre sull'MRV. Molto sì, atteso. Che nostre impressioni su dopo mesi di utilizzo. Anche di più, perché da luglio. Sì, penso sicuramente qualche mese di utilizzo dell'MRV con da qualche settimana l'utilizzo del DVS frontale, del sistema DVS frontale, che comunque dà un netto miglioramento. Infatti faremo una spiegazione dettagliata del sistema frontale su come si regola, le varie tipi di regolazioni, dove si devono effettuare queste regolazioni. Esatto. Che appunto essendo un frontale completo dove è possibile regolare tutte, diciamo, le regolazioni classiche, canoniche delle auto RC, caster, camber, anche comunque l'altezza da terra, il drop eccetera, si possono fare tutto senza nessun problema. Anzi, io personalmente reputo questo frontale forse il più semplice anche come regolazioni rispetto a tanti altri frontali double arm, perché ovviamente bisogna specificare double arm. Doppio braccio, quindi esatto. double arm, doppio braccio che si muove, quindi esattamente la parte sopra e la parte sottostante si muovono insieme tramite la molla man mano che la macchina quindi lavora e gira in pista. E soprattutto anche mantenimento di queste regolazioni. Questa è una cosa che ci ha stupito molto. Allora, dobbiamo dire che è una macchina che da subito ci è piaciuta, da quando l'abbiamo vista, quindi poi è arrivata, l'abbiamo presentata, l'abbiamo provata sia con la configurazione completamente stock, come avete visto in alcuni reel, anche nel video precedente che abbiamo poi fatto, forse tra agosto più o meno era il periodo, era quello. Per estate. La macchina andava sicuramente molto bene, ci è piaciuta tantissimo. Poi abbiamo avuto l'opportunità di provarla anche con i frontali DVS, e questo frontale ha dato alla macchina sicuramente qualcosa di più dal punto di vista anche della precisione in pista, quindi anche dell'entrata e l'uscita di curva. Una macchina molto stabile, ci è piaciuta subito. Ci ha stupito anche il modo in cui questa macchina mantiene il setup, cioè lo metti a banco, finisce anche le gomme davanti, continua a girare molto forte. Abbiamo visto che anche se prende degli urti, tra l'altro anche quando ha un'usura della gomma eccessiva, quindi quasi portata al cerchio, la macchina comunque non farà il tempone ma gira ancora su tempi estremamente bassi, quindi anche il consumo della gomma veramente ben distribuita nel tempo, e questa è una cosa molto importante. Ci è piaciuta tantissimo anche l'affidabilità della macchina, perché noi siamo veramente orgogliosi di questa macchina perché è affidabilissima. Abbiamo montato anche il salvaservo, poi vi diremo quale modello è esattamente quello che abbiamo montato noi, quello che va bene per questa macchina, e la macchina anche lì è stata ultra precisa, anche se ha perso un po', si può dire, di direzionalità, cioè diciamo meno diretta per certi aspetti, ma in realtà non si nota quasi nulla col salvaservo, anche se ha perso un po' di questo. Comunque resta una macchina estremamente reattiva, soprattutto appunto in ingresso curva, comunque anche a centro curva, e questo inserimento del salvaservo non influenza in nessun modo questa cosa. Non dà nessun tipo di problema, anzi. Non ne senti la differenza. Questo è sicuramente molto, molto importante. Sì, decisamente importante. Poi è una macchina che, appunto, come diceva prima anche Emanuele, si regola molto velocemente, e veramente molto molto veloce, ci è piaciuta. Basta veramente proprio un mezzo giro di vite e cambia tutto. Ma veramente una macchina eccezionale. Infatti l'abbiamo voluto quindi poi continuare a proporla, tra virgolette, nei nostri video, perché siamo veramente felici di questa macchina. Infatti nel nostro club sta spopolando, non solo nel nostro club, tanta gente ci ha contattato anche all'estero, tra l'altro anche in paesi vicini, sempre europei, e tra l'altro molti avete visto anche una story, ci hanno scritto che grazie al nostro video hanno apprezzato, hanno acquistato e hanno accettato anche i nostri consigli. La macchina va molto forte, e quindi non è una macchina che non si può dire nulla, si può dire che se la gioca con tutte allo stesso modo, perché noi abbiamo avuto la possibilità fortunatamente di provare diverse auto, quasi tutte le auto che sono in commercio, e possiamo dire, anche le più blasonate, e possiamo dirvi che ha girato negli stessi tempi, per cui la macchina conta poco, conta tanto il dito, ma anche saper mettere giù il setup. Quindi questa cosa volevamo appunto dirla, che è fondamentale. Bisogna sottolinearla spesso questa cosa, perché
purtroppo diciamo, le mode sono eccessive le mode. Esatto. Bisogna essere anche capaci di dire che fa la differenza veramente il pilota, e quindi se un pilota con diverse macchine fa sempre i stessi tempi, vuol dire che tutto sta nel dito. Poi la macchina sì, può aiutare, bisogna saperla mettere giù, però comunque quello è. E un'altra cosa importante, poi vedremo, le gomme davanti vanno tornite, poi vi diremo anche il perché non potete scriverci no, però abbiamo grip alto, usiamo una gomma che non grippa dietro perché sono davanti ribalto, e poi diciamo avete tornito le gomme? No. Tornite le gomme, comprate meno auto, comprate un tornio, poi ve lo diremo con più precisione in un video apposito. Detto questo, adesso andiamo sul banco, vi facciamo vedere le regolazioni e poi concludiamo. Intanto nel però dettaglio. Iscrivetevi sempre al canale. A tra poco sul banco. Al banco. Ciao. Ne? Ok, eccoci a banco, guardiamo un close-up del frontale, spieghiamo le varie regolazioni e come effettuarle. Partendo da quella forse più semplice, più intuitiva, ovviamente la regolazione degli ammortizzatori frontali. L'inclinazione degli ammortizzatori è data da questi spessori che sono sotto la parte superiore, le ball superiori. Ovviamente aumentando gli spessori si aumenta l'inclinazione, e invece se si diminuiscono si diminuisce l'inclinazione. Di base vi danno come setup iniziale, che noi non abbiamo toccato perché ci sembra comunque già buono così e sinceramente non abbiamo provato per ora un'alternativa, è uno spessore da 0,5 sotto la ball che dà comunque un'inclinazione giusta, che comunque per il nostro tracciato, per il nostro grip è più che sufficiente. Sempre con gli ammortizzatori, se si agisce sulla ghiera, quindi si precarica la molla o si diminuisce il precarico molla, si aumenta o si diminuisce l'altezza da terra del lato, quindi è molto semplice perché aumentando il precarico si alza la macchina, se si diminuisce si abbassa la macchina. Se si va invece sui braccetto permette sia la regolazione del camber tramite questa ghiera, quindi noi consigliamo l'utilizzo di uno strumento che regola il camber, che è anche della stessa Atomic, c'è uno strumento di plastica, è un quadrato praticamente. Sì. Dopo ve lo facciamo vedere se volete. È un quadrato dove ogni angolo è un'angolazione di camber diverso. Noi l'abbiamo messo a 1, quindi comunque un camber non troppo spinto ma neanche a 0, che non consigliamo. Tra l'altro nel video adesso vedete 2 camber diversi, ma sono fatti apposta per farvi vedere la regolazione. Esatto. Oltre al camber che è dato da questa ghiera, sul braccetto trovate questa microvite. Questa microvite dà la regolazione del drop. Quindi il drop, cos'è il drop? È il fatto che la macchina comunque in fase di accelerazione si alza e quindi dà più o meno sterzata, quindi sterza di più o sterza di meno. Non è il DR, ma è proprio un fattore fisico, che è il fatto che comunque la macchina con più drop ha molta più sterzata, quindi è più reattiva. Questa vite semplicemente si alza e si abbassa e dà la regolazione del drop. Si vede subito perché se voi l'alzate e l'abbassate il braccetto diventa più dritto, diciamo, o meno dritto, molto più inclinato. Atomic dice di partire con il braccetto superiore piatto, però personalmente noi, avendo tenuto un'altezza di 2,8 frontale, 2,8 posteriore, il braccetto è sempre leggermente inclinato. Sì, noi diciamo usando questa altezza, ecco, noi diciamo che il fatto, le altezze sono molto importanti. Noi in questo caso la nostra pista con tantissimo grip, con le gomme che usiamo, stiamo utilizzando questa altezza e la macchina lavora da Dio, funziona veramente molto bene. Non fissatevi soltanto, come abbiamo già detto nel video precedente della GP1, su quelle che sono le altezze di scatola, che possono andare bene per iniziare, poi ognuno in base alla guida, in base al tipo di pista, deve lavorare. Una cosa importantissima, non è l'1.10 la 1.28. Non dovete tenere le macchine per forza 1 millimetro da terra, perché non lavorano. No, sì, bisogna proprio sottolinearlo. Anche una macchina tende ad andare avanti, scivola, quindi è fondamentale studiare l'altezza. Non è 1.10, non è Touring, non è 4 ruote motrici, ma è 2 ruote motrici, è tutta altra cosa.
Se la macchina lavora, quindi resta un po' più alta, ha un rollio che comunque permette un lavoro migliore del telaio, di tutta comunque... E non si scompone. Esatto, e non si scompone, soprattutto non scivola frontalmente, perché è inutile che ci scrivete teniamo la macchina a 1 millimetro da terra. Secondo voi a 1 millimetro da terra una macchina lavora? Soprattutto anche se avete una pista perfettamente piatta, Cosa che è impossibile. perché comunque c'è una piccola differenza tra le mattonelle, la macchina non va bene a 1 millimetro, a meno, potrebbe anche andare bene, dipende dai tipi di pista. Nella nostra pista 1 millimetro è improponibile, ma anche perché non lavora neanche l'ammortizzatore. Soprattutto tocca. non ci dite che c'è un alto grip perché capottate ma non tornite le gomme, perché quello non è alto grip. L'alto grip è se tornisci le gomme alla misura corretta di 22,6, 22,4, ti capotti alla prima curva con le gomme nuove. Quello è alto grip, non tornire le gomme e capottare, perché quello non è alto grip. Poi faremo un video dedicato, quello sicuramente, però ecco, fate conto che poi il grip dipende dalla pista. È ovvio che se metto delle gomme dietro che hanno diciamo così, sono molto alte dal punto di vista della mescola, per cercare di non capottare perché non tornisco, non è la cosa corretta da fare. Dovete tornire la gomma va tornita, anche se LP va tornita. Poi ci potete mettere il ciano, ci potete mettere la flangia, ci potete mettere il sidewall, quello che vi pare, ma la gomma va tornita, è fondamentale, perché sennò non riuscite a sfruttare al meglio la macchina, la sua efficienza. Soprattutto specifichiamo che le altezze che vi abbiamo detto sono a gomme tornite a 22,6. Esatto. Poi, ultima regolazione, continuando, a parte questa piccola parentesi, diciamo, polemica, ma neanche fin troppo, l'ultima regolazione che manca è il caster, quindi l'inclinazione del mosso, è data semplicemente atomic da 3 regolazioni, quella di base, quella da 1,5 e quella da 3, che è data dalla sostituzione di questa piccola placca, dove c'è scritto atomic. Esatto, che è sottostante ai 2 braccetti. Basta sostituire questa e questa dà l'inclinazione del caster. Quindi semplicemente sposta avanti o indietro i 2 braccetti, quindi dà l'inclinazione. Quindi la macchina può diventare più o meno reattiva. Noi nella nostra pista, avendo veramente un alto grip, teniamo quella di fabbrica, cioè quella stock, quella esattamente all'interno della confezione del DVS, e va benissimo. Anche perché se usiamo un caster superiore, secondo noi la macchina diventa, a parte inguidabile perché è troppo cattiva e troppo reattiva, ma anche secondo noi sulla nostra pista è quasi inutile, perché la macchina già così sulla nostra pista, sempre specifichiamo, risulta molto reattiva. Esatto. E comunque ha fatto dei tempi che sono eccezionali, super paragonabili rispetto ad altre macchine. Quindi una cosa importante, però, un piccolo disclaimer: tutto quello che vi diciamo è una nostra esperienza su quello che è la nostra pista, su base alla nostra guida. Non è detto che se applicate le stesse cose che vi diciamo le cose possano funzionare, quindi vi consigliamo vivamente, se volete, di contattarci, possiamo darvi dei consigli in base alle cose che ci dite, ma il setup o tutto il resto è in funzione di quello che è la nostra pista, la nostra esperienza, la nostra guida. Esatto. Poi vabbè, ovviamente ultima regolazione sono diciamo l'inclinazione, quindi l'apertura delle 2 ruote, che è data semplicemente, come tutte le macchine, dai tiranti dello sterzo. Quindi se si tirano si allarga l'inclinazione, quindi l'apertura delle ruote, mentre invece se si stringono si stringe, quindi si dà un'inclinazione diversa o neutra, o cosa che non consigliamo assolutamente fare, soprattutto se tendono a convergere verso il frontale, perché la macchina diventa inguidabile. Una cosa importante, state attenti, perché la larghezza è una questione che potete usare, quella che vi viene data magari dal manuale, ma gestitela sempre in base alla vostra guida. Esatto. Contate che di scatola dicono di stare abbastanza larghi come apertura di ruote. Noi, almeno io sulla mia macchina ho tenuto quella di scatola, Marco ha deciso di stringerla leggermente, ma è una questione di guida che però ovviamente dovete valutare voi e dovete provarla innanzitutto, cioè come prima cosa. Alcune macchine vi danno un'inclinazione pari a 0, altre macchine come questa, ma come altri telai, adesso c'è la tendenza ad allargare leggermente. Esatto.
Detto questo, spero che sia stato d'aiuto il video. Mi raccomando, seguiteci, iscrivetevi al canale, continuate a commentare, scriveteci in privato, ne fa sempre piacere, vi rispondiamo, siamo anzi contenti che lo facciate perché per noi è importantissimo. Per cui al prossimo video. Ciao ciao! Ciao Ne!